Benvenuti al terzo incontro di come superare il blocco dello scrittore. Dopo aver scritto la prima stesura potreste avere voglia di continuare. Pensate, ho avuto l'ispirazione, non devo perderla, devo continuare a scrivere, a lavorarci sopra. Però attenti, rischiate molto perché un impulso così istintivo prima o poi si esaurisce e voi vi trovate di nuovo bloccati. L'errore è pensare l'ispirazione come qualcosa di passeggero, qualcosa da acchiappare al volo. Ma l'ispirazione, lo abbiamo già visto, è il canale che porta dalla vostra coscienza fino al magazzino dell'immaginazione e questo magazzino è inesauribile. Quello che è importante è capire appunto quando è il momento di attingere a questo magazzino e quando invece è il momento di passare ad una fase più riflessiva, più razionale. Riflettere, fare analisi non è assolutamente indice di una scarsa capacità come scrittori, anzi, tantissimi scrittori del passato hanno prodotto riflessioni anche molto elaborate, molto lunghe su quello che volevano scrivere. Pensiamo a scrittori come Flaubert, come Goethe, come Leopardi. Hanno scritto interi libri sui libri che volevano scrivere. Bene, alla fine della prima stesura voi dovete fare proprio questo, riaccendere il vostro lato razionale. Vi ricordate il lato sinistro del cervello, quello che avevamo legato e imbavagliato per poterci lanciare liberi nell'ispirazione? È arrivato il momento di slegarlo, di togliergli il bavaglio e di sentire che cosa ha da dirci. Perché questo? Perché il materiale ottenuto con l'ispirazione non può essere utilizzato così com'è. È lava incandescente, quindi contiene tutto in un modo grezzo, confuso. Viene da quel caos di sentimenti, ricordi, pensieri che avete in fondo alla mente. Quindi è una materia prima preziosa, sì, ma non è letteratura, è il caos nel quale si svolge la vita di tutti i giorni. Italo Calvino parla addirittura del caos universale nel quale l'uomo vede muoversi il cosmo. Poi però parla di un piccolo angolo dove tutto torna, un piccolo angolo di senso, che è quello della letteratura. Questa è essenzialmente la differenza fra la vita quotidiana e la narrativa. Nella vita di tutti i giorni l'uomo è immerso in un insieme di fatti, di impressioni, di sentimenti e non sa da dove arrivano le cose e dove lo porteranno. La vostra storia però non è vita reale, è narrativa. Se voi cercaste di riportare tutto così come avviene, non sarebbe un racconto, sarebbe un esperimento sulla percezione umana. Lo scrittore invece deve trovare una conseguenzialità agli avvenimenti, ovvero un rapporto di causa-effetto in quello che accade. Parafrasando le famose parole di Edward Morgan Foster, possiamo dire che il re morì, poi morì la regina, è la vita reale. Il re morì, poi di dolore morì la regina, è una trama. Perché la trama si trova così, immaginando cose che portano altre cose, che portano altre cose e via dicendo. Allora, dopo la fine della prima stesura, noi dobbiamo riaccendere il nostro lato razionale proprio per trovare questa conseguenzialità. Se saltate questa fase, non solo rischiate di bloccarvi di nuovo, ma anche di avere poi un prodotto finale che è anche di improvvisato, di impreciso. E state molto attenti perché chiunque legga un'opera di questo tipo è in grado di sentire che lo scrittore non sa dove sta andando a parare. Come si fa ad evitare tutto questo? Allora, torniamo all'immagine del viaggio. Dopo aver sentito un impulso forte e razionale di partire, adesso state pianificando il viaggio. Cosa vi serve per prima cosa? Una mappa. Ed è arrivato il momento di scegliere da dove partiremo su questa mappa. L'importante in questo momento è semplicemente mettere uno spillo sulla cartina geografica, decidere quale sarà il punto di partenza per tutto il percorso che farete in seguito. Vengono dati molti nomi a questo primo nucleo della storia, sinossi, idea, ma io direi che possiamo chiamarlo proprio così, nucleo della storia. Per individuarlo potete analizzare la vostra prima stesura. Non si tratta di giudicarla, attenzione, ma solo di capire di cosa parla. Dovete guardare la prima stesura in modo oggettivo. Anche se ancora incompleta, imprecisa, non importa, è già molto importante. Contiene tutto quello che vi serve per capire di quale esperienza vi state occupando. Per aiutarvi potete chiedervi due cose. Chi sono i protagonisti? Cosa desiderano? Da che mondo in mondo tutte le storie si basano su questo.
su uno o più personaggi che hanno dei desideri. Perché parliamo di desiderio? Perché l'uomo desidera costantemente, in qualsiasi momento della sua esistenza, anche quando non se ne rende conto. Come dice Robert Olen Butler, noi siamo le creature desideranti del pianeta. Quindi la prima cosa da fare è definire chi sono i protagonisti e di cosa vanno in cerca. Tutto è valido in letteratura, non ci sono né limiti morali né di giudizio. Ad esempio si può raccontare anche quello che fa orrore, oppure quello che non esiste. Ad esempio la storia potrebbe essere quella di un assassino in cerca della nuova vittima, oppure di un alieno finito sulla Terra che vuole tornare al suo pianeta. Una volta che avete trovato il nucleo della vostra storia, riassumetelo in una frase, come quelle che vi ho appena detto, e seguitemi nel prossimo incontro. Se il video vi è piaciuto, mettete vi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata di Come superare il blocco dello scrittore.